Ciao ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale. Se è la prima volta, in questo video vi porto con me in un'avventura di ben 3 giorni su 600 km nel cuore dell'Italia, nell'Umbria. Saranno 600 km di cui più dell'80% sterrato, saremo sempre bene o male al confine con le Marche, con la Toscana, passeremo paesini bellissimi, tipici dell'Italia centrale, partiremo da Bevagna, arriveremo a Gubbio e poi torneremo a Bevagna facendo un giro d'anello passando per Città della Pieve. Paesaggi tipici anche quelli dell'Italia centrale come l'Appennino, passeremo su delle strade sul crinale, faremo una sveglia alle 4 in cui arriveremo sulla cima del Monte Cucco alle 5:30 della mattina per fare colazione, quindi degli scenari veramente particolari. Il paesaggio sarà in off-road perché monteremo appunto delle gomme off-road specifiche per fare questi percorsi, per fare dello sterrato. Quindi il Transalp, che è una moto che già di per sé pesa 200 kg, con la mia attrezzatura arriva fino a 250 kg, sarà un po' più difficile da gestire appunto su percorsi sterrati. L'evento è dedicato specificatamente a maxi enduro, quindi vuol dire moto col peso superiore ai 160 kg, però ci sono delle deroghe che le persone di più di 60 anni o le donne possono guidare moto con peso minore, appunto per agevolarli nella guida, perché la difficoltà nell'off-road è appunto gestire una moto molto pesante, quindi chiaramente gestire una moto da 130 kg è diverso da gestirne un'altra da 250 kg. Lo staff è il top, il cibo è il top. Adesso vi porto direttamente con me a Bevagna all'inizio della giornata dei primi 3 giorni di questo fantastico evento. Vamos! Eccomi qua ragazzi, sono arrivato a Bevagna, ho fatto l'iscrizione, mi hanno dato un transponder giusto per far vedere la super serietà. Questo lo colleghi alla batteria e l'organizzazione sa sempre dove sei. Questa qua è la traccia, sono 3 tracce, standard, expert e hard. Io faccio la standard, quindi si parte a scaglioni. Parcheggiato qua vicino al TR700 e ci sono già 2 Transalp. Prima la mia ovviamente, Transalp nera, Transalp blu e un sacco di Africa ho visto, Dominator. Adesso sistemo un po' perché devo trovare, devo smontare un attimo la carena a destra, devo collegarlo alla batteria, il transponder, attacco gli adesivi e poi ci prepariamo per la partenza che adesso sono le 9 fra 2 ore. Adesivi piazzati, 150, tac. Adesso la situazione comincia ad animarsi, qua abbiamo 2 leggende. La prima, la regina del deserto, Africa Twin RD03, stupenda, e ovviamente la Transalp 600 che hanno messo il paramotore dell'Africana Twin. Cambiato il faro, sempre un Transalp 600 Rally Twin. Percorsi, paesaggi, pasti, familiarità. Oggi abbiamo Cesare. Che ci dici Cesare oggi? Ciao! Ciao! Vi dico che oggi il Signore ci ha aiutato, ci ha aiutato col tempo. Veramente aiutato, anche perché a 9 km da qui stava venendo giù la fine del mondo. Sai perché? È God Save the Queen. Oh, capito? È la regina. Dio salvi la regina. La regina l'ha salvata, dai. La regina l'ha salvata fino a che ha potuto. Grazie. Si parte. Auguri a tutti e in bocca al lupo. Crepi. Evviva! Questa è una moto bellissima, Cagivo. Tocchini, Rally dei Faraoni, Lucky Explorer col motore Ducati, made in Italy, bellissimo. La partenza. Ok, si dà fuoco alle polveri ragazzi, numero 150. 150, vai pure, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Si parte ragazzi. Let's roll. Adesso usciamo dalle vie di Bevagna e vediamo quando si inizia a mangiare polvere. Giornata fantastica. Guarda che bella Bevagna. Allora, tappa di oggi, qualche dato tecnico. 185 km, arrivo a Città della Pieve. Osman da 4 ore e 7, la velocità media sarà secondo me sui 40-50 orari. Vediamo con la mia traccia quanti pezzi sterrato ho. Qui siamo a Torre del Colle, bel borgo fortificato.
e inizia un po' di sterro. Sono curioso di vedere come si comportano le TKC80, se veramente c'è questa differenza mostruosa nella guida. Primo guadino minuscolo proprio, giusto per bagnare le ruote. Ok, qua non è molto sterrato ma c'è molta ghiaia, quindi è abbastanza smosso il terreno e si torna sul pezzo asfalto. Allora, qui è fantastico perché non si alza la polvere visto che ha piovuto, la terra è smossa, però queste gomme veramente cioè ho fatto credo 5 km, senti già la differenza incredibile che hanno rispetto a un semitassellato. Piantate in strada. Ok, ora a destra. Ok, ora sono solo, non so se perché gli altri hanno sbagliato, sono dietro, o perché questa è la deviazione standard. Comunque la sicurezza è che è il transponder, quindi vedono sempre dove sei. Hai la traccia, con queste gomme sono veramente tranquillo, mi trasmettono sicurezza, quindi sono veramente al top. Ok, qua una bella discesata impervia. Mamma mia, qua il fango è terribile. Da quel pochissimo che ne so io, comunque quando c'è fango, gas costante, mai provare ad accelerare. Bel tratto veloce questo. Questa è una strada pezzettino, almeno questo pezzo qui è come l'eroica. Ma il bello del Queen Trophy è che c'è tutta questa alternanza tra pezzi difficili, semplici, cambia moltissimo il terreno. Ora qua per esempio come si balla. Ok, qua c'è un bel punto bello sconnesso. Abbastanza impegnativo questo pezzo, più che altro per le canalette d'acqua che sono formate, quindi ti costringe un po' a fare zig zag e non è il massimo se hai qualcuno dietro. Ostia qua, bello però. Mamma mia, Franzarp, tu resisti, non è che metti smonti. Niente, mi sono già fatto la doccia praticamente, di sudore solo. Cacchio succede? Che la frizione è così dura? Siamo un po' dura la frizione rispetto al solito, che è morbidissima. Vabbè, vediamo. Guarda che panoramico sopra. Ostia, vai piano ragazzo. Allora, per quanto riguarda invece la pressione delle gomme, io non le sgonfio, nel senso che avevo visto una volta un video di quel giornalista Andrea Perfetti di Moto.it, che lui comunque va in fuoristrada da qualche annetto, e lui diceva che non sgonfiava perché rischi molto di più che di forare per un guadagno di aderenza minimo, e quindi dice proprio se le vuoi sgonfiare ma di 0,1 0,2, non di mezza atmosfera. Quindi ho seguito il suo consiglio, che mi sembra che sia uno che se ne intende di moto, e quindi non le sgonfio. La caratteristica che sto notando con le gomme tassellate è che hanno molto più potere, ovviamente frenante in discesa, ma proprio senza frenare. Con le gomme semitassellate devo stare sempre lì comunque a toccare il freno, usare il freno motore, perché in discesa la moto prende la velocità. Wados, mamma mia, io ho sta sensazione che la leva della frizione è molto più dura. Allora, ho passato 5-6 pozzanghere enormi, forse si vede qui dietro. Adesso c'è un bel pezzettino power, quindi full gas. Guarda qua come è ridotto il Transalp. Mi sono buttato nell'acqua praticamente. Alright baby, let's roll. Mamma mia, grande Alfa, mamma mia, Holy Mother of God. Non è finita finché non è finita. Concentrazione.
Grande Alp, unstoppable. Non è finita. Bella. Respiro un attimo che è bello impegnativo. Ostia che sberla. Santo paramotore. Oh, che pezzo terribile questo. Ok, vado dove cacchio vuoi. Transalp. Ah, che fatica. Quanto smosso. Non molla, non molla. Percorsi mai banali. Porco Giuda, che sasso enorme che ho preso. Qua non bisogna mollare in nessun caso, mollare il gas. Qua tornante panoramico, bellissimo. Transalp ridotto merda. Che roba. Come si balla. Magari metto anche la seconda, va. Adesso stiamo andando a Civitella del Lago, passiamo questa strada immersa in un bosco di lecci, traffico inesistente, panorama bellissimo e mancano più o meno 82 km. Questo è l'Himalayan che ho visto stamattina, non è rimasto un millimetro che non ha infangato. Spettacolo. Transalp ancora, dai, al 98% infangato. Bene. Mangiato, riposato un minimo, affrontiamo gli ultimi 80 km. Guarda che spettacolo. Questo è l'ingresso di Civitella del Lago. Comunque, per quanto ti informi, in Italia c'è sempre qualche borgo bellissimo di cui non hai mai sentito parlare. Come le trovo queste strade? Bellissima. Oh là, qua fango no buon. Qua ci vuole un po' di spunto. E che lassù è Civitella del Lago, guarda che bella. Sono le 4:10, 33 km all'arrivo, seconda parte dopo pranzo molto più asfalto, però comunque strade sempre liberissime. Transalp ridotto in condizioni deplorevoli, ma molto con lo stile, con la livrea adventure, diciamo. Guarda qui che roba, proprio bello, no? Così che devono essere le moto adventure, non pulite. Bene, andiamo a meta. Eccoci qua, arrivati nella bellissima città della Pieve. Arrivo di oggi. Eccoci qua, arrivati all'arrivo di oggi. Top. Allora, sono in questa stanzina vintage anni 60, primo giorno andato, molto bene e sono veramente contento. Come mi dicevano l'anno scorso, con le gomme giuste ti diverti, con le gomme sbagliate soffri. E domani mi unisco ad altri ragazzi dello staff del Queen Trophy che accompagnano altri partecipanti, così facciamo un po' gruppo come sempre. E adesso vado a dormire perché siamo un po' lontani dall'albergo, ripartiamo domattina da Città della Pieve, quindi abbiamo 20 minuti per arrivarci e sono un po' stanchino. Buongiorno ragazzi, ora 6:55, giorno 2. Oggi abbiamo dormito in questo albergo incredibile in cui ci sono dei collezionisti che collezionano tutto, dalle radio alle macchine alle vespe. Questa è una Suzuki GSX-R 750, una
Vespa GS, un Gilera 300, altra Vespa X, ci sono ovunque cose, altra Vespa lì, un'altra Vespa qua, questa Vespa qua col faro alto, non mi ricordo come si chiama, mi sembra che sia molto rara. Incredibile, Hotel Rosati, se ci capitate è veramente un posto super curioso. Ok, siamo arrivati qua in piazza Città della Pieve, tutte belle moto schierate, siamo circa 300 moto su 3 percorsi diversi. Diciamo che più della metà è sull'intermedio, un 20% sul quello più hard, un altro 20% su quello più tranquillo, che comunque non è tranquillo. Molti percorsi sia del base che dell'intermedio del difficile si sovrappongono, quindi bisogna comunque sempre stare in campana. R80 GS Dakar, stupenda. Questo non so se partecipa perché con queste gomme secondo me è un suicidio. Ok, si parte. E inizia lo sterrato anche oggi, ragazzi, e variante polvere. Chiaramente non ha piovuto stanotte, quindi se le strade sono asciugate e la polvere c'è. Sta una bella pietraia. Sta il paesino di Panicale. Destra, destra. E questo qua giù in lontananza è il lago Trasimeno. Ora lo costeggiamo. Posto fantastico, guarda che paesaggi da il gladiatore. Ok, qua siamo in un punto impestato e abbiamo sbagliato traccia, siamo fuori traccia di brutto. Vedi, non controllare la traccia, sbagli sempre, 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 sempre. Adesso devi girare un vitello da 200 kg su un sentiero di montagna. Che figata. Vai! Ma gli altri hanno girato o stanno andando dritti? Io lo so fermato guarda che spettacolo il lago da qua su, bellissimo. Spero che non sia successo niente ai compagni, ma non ho i loro numeri di telefono, li ho aspettati 3 volte, 10-15 minuti ogni volta e non so cos'altro fare. Comunque era in 3-4, quindi non è che era da solo, quindi. Ok, questo ha misto terra, pietre, fango e radici. Un bel mix. Mando cazzo siete gli Ma voi avete preso quella traccia imbucata? Ma infatti, cioè, girato il GS, strano che non ha girato il CRF. Boh. Pezzettino di asfalto, comunque molto divertente. Un po' di asfalto ogni tanto serve comunque per rilassarsi. Questa alternanza è fantastica. Allora, appena ripartiti alla pausa pranzo a Pietralunga e adesso affrontiamo gli ultimi 88 km fino a Gubbio. Adesso siamo in questa bellissima area con tornanti veloci. Stiamo salendo di quota, andiamo su questa sorta di altopiano, non so cosa sia, però il paesaggio è incredibile. Allora, i cavalli al pascolo. Cima Bibi, spettacolo, foto epica qua. Allora, sto soggetto qua con un palo in mano è Pasquale, che si è iscritto al Queen Trophy. Grazie a lui. Guardando il video mio dell'anno scorso non si è spaventato da quanto sono caduto, sei iscritto al Queen Trophy e oggi numero 1, sale tranquillo, Tranquillo, la parola d'ordine. Col suo TRK sembra che guida una Vespa, certe sassaie enormi, uguale. Pasquale number 1. Sì, ah, quello è San Marino quindi. Ma dai. Sì, è l'unico cucuzzolo a destra. Ok, riscendiamo dal Monte Nerone e affrontiamo 60 km. Guarda che belle stradine qua che prendiamo.
Siamo finiti in questa galleria lunghissima, 7 km all'arrivo. Eccoci arrivati all'arrivo del secondo giorno. Dentro Gubbio, ovviamente zona traffico limitato, ma abbiamo i permessi naturalmente. Gubbio bellissima, bellissima. Guarda che bella qua Gubbio, top assoluto. E là che spettacolo nella piazza principale, bellissimo, arrivo fantastico, che spettacolo, Ingresso trionfale proprio, i crociati che tornano dalla Terra Santa. No, siamo arrivati a Gubbio, tutto bene, abbiamo parcheggiato a Transalp TRK. Questa è la bellissima piazza di Gubbio. Adesso vi faccio da qua, guarda qua c'è un'altra Transalp che non si è risparmiata nemmeno questa. Questa è proprio fatta la doccia completamente. E qua, bellissimo Gubbio. Questo è praticamente per fakiri, se tu vuoi provare a essere un fakiro ti stendi qua sopra. Qua la gente si metteva seduta e qua sotto c'è un po' di salto. E allora ho messo questi intelligentemente. Prima o poi farò un video su Gubbio turistico, però adesso siamo arrivati col fango. Adesso pieno perché si va a mangiare e domattina c'è la caratteristica del Queen Trophy, c'è la terza giornata che ci si sveglia alle 4, si parte alle 5 e si va in montagna, colazione in montagna, in quota. Dove Andrea che mo ti metto su YouTube? No, sto spettinato, dai, aspetta. Come va? Come va? Dove andiamo domattina? Monte? Domani andiamo al Monte Cucco. Che orario? Verso le 10? Anche a mezzogiorno per pranzo, via l'ora di pranzo. Io direi di partire un po' prima partecipo, partiamo verso le 5. Così, proprio per niente troviamo. Non troviamo fila sopra. Non troviamo la fila. Non troviamo la fila. Traffico. Allora, sono le ore 4:55. Tac. Stiamo preparando perché adesso saliamo al Monte Cucco, 1556 metri. Consegniamo i bagagli e si parte. Anche oggi abbiamo più di 200 km, 230 mi pare, e arriviamo a Bevagna. E abbiamo ancora da fare chiaramente off-road per arrivare al Monte Cucco, tra una parte di asfalto. Adesso consegniamo tutta l'attrezzatura, sono già i bagagli, il furgone per i bagagli, stanno arrivando tutte le moto perché alle 5:30 è l'ora della partenza, come da tradizione. Ok, aspettiamo gli altri e si parte. Ciao! 150, ciao, in bocca al lupo. Crepi. Ok, allora come sempre un po' di dati, 38 minuti all'arrivo, 28,7 km e piano piano il cielo cambia colore e comincia ad albeggiare. Temperatura 13 gradi qui. Ora siamo in un bosco, sterratino facile, ore 6:08. Certo che visti da fuori, se uno non ha la passione delle moto, comunque dell'adventuring o dell'avventura in particolare, uno dice: ma perché ti devi svegliare alle 4:30, arrivare in cima a una montagna a 1500, sentire freddo, fare sterrato di notte? Sei un folle. Però per chi lo capisce è una cosa fantastica, ti rimane proprio, è un'esperienza che ti rimane. Luna piena. Noi dobbiamo arrivare proprio lassù dove c'è la nebbia, agli Erticolli. Là. Che spettacolo! Ok, andiamo a fare colazione. Ok, arrivati, nebbia agli Erticolli,
Andiamo a fare colazione. Mamma mia, questa scena da film. Che spettacolo, guarda che roba. La nebbia che scende dall'alto. Qua siamo a circa 900 metri di altezza. Panorama bellissimo. Credo che ci stiamo qui, siamo a 1000 metri esattamente. Posto spettacolo qua. Ma che roba. Stiamo percorrendo questa strada bellissima. Una roba del genere in Trentino, se ti beccano con le moto su strade così, ti fucilano. Fanno nemmeno multa, ti danno fuoco alla moto e ti fucilano sul posto. Qua tranquillo, nessun divieto, è scritto solo in caso di neve procedere con cautela. Mamma mia che sberle. Se avessi veramente il paracoppa in metallo avrei distrutto qua sotto la coppa dell'olio. Ok, questa è una di quelle discese infami perché ci sono tantissimi sassi grandi alternati da pezzi in cui c'è ghiaia, quindi se non hai un minimo di velocità rischi di affondare. Allora, pausa merenda, ho intercettato Dario. Ciao, ciao a tutti. One of the boss. Come è andata la spedizione? Allora, io penso bene, il tempo in qualche modo venerdì ci ha messo un po' lo zampino insomma, i bastoni tra le gambe, abbiamo dovuto tagliare qualche percorso e quelli abituati ai nostri hard un pochettino se ne sono risentiti. Però penso che sabato e soprattutto domenica, che non hanno avuto tagli, voglio sperare di aver soddisfatto tutti. Diciamo che hanno goduto tutti come i maiali. Penso di sì, dai, spero di sì, con un crescendo, quindi oggi siamo ritornati sui territori quelli lì classici nostri, questo Appennino che c'è un fondo un po' più severo ma ci ricambia anche con paesaggi bellissimi. La voce purtroppo è andata via perché chiaramente sono giorni in cui si lavora e si strilla, ma ci si diverte pure. E comunque, come dice sempre Dario, non sono professionisti ma sono professionali. Ci proviamo. No, organizzazione top, cibo top, tracce top, cioè adesso non è che so di parte, però se dovessi dire una roba qua si potrebbe fare meglio non mi viene in mente. Grazie, grazie mille. Ciao a tutti. Continuiamo, ciao. Meglio andare di là, va là. Psycho totalmente. Pozzanghera bastarda. L'unica cosa che so sulle pozzanghere è che non bisogna mai accelerare quando sei dentro. Bagno era incluso nel prezzo? È qua a sinistra, sì. Niente, sono più sicuro a guidare in piedi anche quando la strada è abbastanza facile. Aspetta di aver detto facile, vecchio mio. E per la seconda volta quest'estate arrivo con un mototour a Colfiorito. Oh, quanto fango qua, ragazzi. Ecco, ho sbagliato, stavo per andare per terra. Mai accelerare sul fango. Ok, mancano 26 km all'arrivo e sto andando più piano perché sono un po' stanco e gli errori si fanno sempre alla fine, quando ormai il tuo cervello si chiude, quindi invece 26 km immagino che ne manchino 260. Se le moto non si demoliscono su questi percorsi, non si demoliscono più. Ogni 2 centimetri c'è una buca e un sasso che affiora. Ok, sono rimasti poco più di 20 km, siamo tutti abbastanza demoliti. Quindi ora velocità piana di crociera. Sembra
che sia rimasto solo asfalto, quindi andiamo. E ecco qui che torno dove tutto è iniziato, nel centro storico di Bevagna. Conclusione dei 3 giorni in moto. Devo dire che sono stanco, effettivamente, felice e stanco. Ecco qua. Ciao. Finita. Ora andiamo a mangiare. Allora ragazzi, evento Queen Trophy finito, opinione a caldo, mi è piaciuto tantissimo, con le gomme giuste ci si diverte molto di più. È un evento che mi sento di consigliare anche a chi non l'aveva fatto fuori strada, perché appunto con la traccia facile, è gestibile. È chiaro, se avete una moto leggera ancora meglio con le gomme giuste. Un evento che secondo me è unico nel suo genere in Italia, perché lo staff che ne fa parte ha proprio passione per queste cose. Sono gente del posto e hanno passione, quindi la passione trasuda proprio da ogni dettaglio, prima dell'evento, durante l'evento, sia da come anche con dettagli, come vengono gestiti i bagagli. In tanti eventi uno arriva, metti il bagaglio dentro al furgone, a fine giornata te lo ridanno. Qui ti danno proprio il tagliandino, quindi sei sicuro che hai dato la borsa, sei sicuro che la riprendi. Tanti piccoli cura nei dettagli che viene apprezzata. Il cibo ottimo, quindi non è che si è presa una cosa tanto per darti a mangiare, si mangia proprio bene. Le persone che ne fanno parte, i partecipanti, si conoscono, sempre belle persone, sempre persone interessanti, quindi ecco, io mi sento assolutamente di consigliarlo a tutti, da quelli che sono bravi a quelli che sono meno bravi, ai principianti. Naturalmente i paesaggi che ci sono in centro Italia sono fantastici, c'è questo vantaggio rispetto ad altre regioni, che molte strade sterrate sono aperte alle moto e non è poco. Le tracce ovviamente non ve le lascio in descrizione, perché non è un mio giro, sulle tracce c'è un sacco di lavoro dietro, ci sono dei permessi e le autorizzazioni speciali, quindi non sono fruibili liberamente. Che altro? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, cliccate mi piace così altre persone possono vedere questo video nel caso gli interessi, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! La mia faccia, no, perché? Una vera figata, incredibile, madonna.